Ciao amici, ben ritrovati. Per la serie, i libri fotografici che mi piacciono molto e sui quali anche mi sono formato, non potevano mancare questi due libri di Michael Kenna. Oggi vi presento il primo. Il primo si intitola 20 anni, una retrospettiva di 20 anni. A 20 Year Retrospective. Michael Kenna. Uscì poi successivamente, visto il successo del primo, un libro a mio modo di vedere ancora più bello. Queste sono immagini dell'Hokkaido, Retrospective 2, quindi la vendetta, potremmo dire scherzosamente. Beh, immagino che se state guardando questa recensione conosciate Michael Kenna, un fotografo visuale, un fotografo tra l'altro prestato ampiamente, abbondantemente alla televisione, agli spot, alla immagine. Ha un occhio con una inquadratura che io invidio davvero molto. Alcune immagini di questo libro, della prima edizione, ammetto che non mi fanno saltare sulla sedia, però altre, sempre qui dentro, sono ben realizzate, sono belle, poi sono stampate con gomma bicromata, ma ne parliamo fra poco. Innanzitutto il libro. Il libro è un formato classico 30x30, una copertina che quasi quasi distoglie dalla bellezza di questo cartonato telato con impresse, eccole qua, vedete, Michael Kenna A 20 Year Retrospective, contro copertina, e poi questo carattere molto elegante. Il libro senza dubbio ha una veste grafica interessante, molto ricercata, molto bella, che in controluce, forse potete vederlo, è argentato, un bel carattere, chiaro, grande, poche informazioni e chiare, vedete come ritorna sempre a metà. Agosto 94, questo è un 20 anni dal 75 più o meno al 72, e quindi c'è un'introduzione di Peter Buñuel e qualche altra nota che l'autore però si riserva di fare in fondo. Eccolo qua, la prima stampa, gomma bicromata, quindi un look fotografico decisamente interessante e anche in grado, come vedete, di riprodurre bene la finezza tonale, ma anche il dettaglio quando serve. Però soprattutto nelle prime opere trovo più un'attenzione alla luce, al contrasto, che è un po' la sua opera. Io ho incontrato Michael Kenna casualmente, pensate un po', in una delle mie tante peregrinazioni sulle Dolomiti. Stavo tornando da una escursione che feci sul Lagazuoi. Erano all'incirca le 19:30, le 20 di un giorno feriale, e vedo piazzata su una roccia una BMW che non conoscevo, un bel colore amaranto, e non vi dico il set fotografico che girava attorno. Mi fermai a guardare, a tentare di capire, ma non volevo intromettermi o essere... Seppi soltanto qualche giorno dopo, apprendendo dai giornali, che il passo sarebbe stato poi chiuso nelle ore del primo mattino a seguire, proprio per permettere le riprese di questo fotografo Michael Kenna, che è legato tra l'altro proprio al marchio BMW. E insomma è stata una doppia esperienza, nel senso che non vi dico il dispendio di pannelli riflettenti, luci che rifrattevano e diffondevano la luce a loro volta, insomma davvero una lezione anche di luminotecnica. Con l'andare del tempo, anche degli anni, il fotografo evolvono un pochettino anche le fotografie, le immagini, prende forma quel modo di inquadrare e di padroneggiare la luce che soprattutto poi negli ultimi anni secondo me fanno un po' la grandezza di questo fotografo. Immagini anche semplici oppure come posso dire geometriche, dove effettivamente la linea è quella che guida lo sguardo, come vediamo in queste immagini, dove sì, la visuale, le geometrie la fanno un po' da padrona, conducendo le linee. E guardate anche queste stampe che vi mostro per portarvi progressivamente a quella che è la seconda pubblicazione, Retrospective 2, perché si vede proprio come l'autore
poco alla volta, matura anche nel suo modo di vedere, di inquadrare, di previsualizzare in un certo senso, ed ecco che arriva a questo tipo di immagini che mi sono segnato. Questo è il Mont Saint-Michel, che fra le tante che ho visto immagini è una di quelle che mi piace di più nel modo con il quale è stato raccolto. E poi qui abbiamo che cosa? Un lavoro molto importante fatto in Inghilterra ora non mi ricordo, Ratcliffe Power Station. Questa azienda che mi testimonia come ogni fotografo, quindi non solo io, non solo voi cari amici, si innamori anche del posto, della location, al punto di pubblicare proprio una serie di immagini così suggestive, così belle, queste ciminiere come possiamo dire quasi metafisiche, con tutto quello che poi è il messaggio che gira attorno. Insomma, un bel libro fuori dubbio. E anche guardate invece come si passi da quelle atmosfere fumose notturne a quelle invece più diurne, come questa immagine. Consentitemi ancora qualche immagine prima di salutarvi. Questa della Torre Eiffel, fotografata in tutti i modi ma ripresa da sotto, con una nitidezza che vi invito davvero a guardare se acquisterete questa opera, o comunque guardare le immagini di Ken. E questa che sono i giardini Wind Trees di Parigi. Ditemi se non sembra un'opera di René Magritte, mi ha veramente conquistato subito. Così come l'immagine di questo ponte, il ponte dell'arte, delle arti a Parigi, ripreso con questa atmosfera mattutina, queste brume, davvero bella. E questa è quella che invece dà la copertina al libro. In questo caso parliamo dell'Inghilterra. Eccolo qua, 20 anni di fotografia, Michael Kenna. Un libro che secondo me vale la pena possedere, anche se vi invito a vedere Prospective 2. Fra i due forse è quello che mi ha colpito di più, e fa anche rima. Ciao a tutti amici, alla prossima!